Ringrazio l'abitudine di essere mattiniero. Aprire la porta della cabina e trovare le luci dell'alba è sempre piacevole. Siamo al secondo giorno di crociera alle Galapagos e oggi, partenza ore 8, visiteremo l'isola di South Plaza. Oh, guarda! Ah, adesso sì. Guarda! Va bene, 1, sei. 2, Va 3, bene. 4, 5, 6, 7, Sei 8. imbroglione. Al Deo. Beautiful. La guida ci ha portati con il gommone vicino a queste rocce, sperando di trovare qualche squalo di barriera fermo a dormire. Il risultato è stato sopra le aspettative. E te sta dormendo, mira. Sì, questi stanno dormendo, guarda, anche questo qua sta dormendo. Questo qua che bestia. Che bestia. Drogata! Il nostro primo incontro con la fauna selvatica dell'isola è con una grande e rumorosa colonia di leoni marini, una delle più grandi delle Galapagos. In questa spiaggia ci sono tantissime femmine con i cuccioli. I maschi prediligono le rocce. Ci siamo incamminati lungo un sentiero che attraversa tutta l'isola, dove i colori della natura si sono rivelati avanzando sempre più intensi e vividi. Qui il professore ci fa un pippotto sul Palo Santo, un albero che bruciando profuma di incenso. Palo Santo o holy stick, holy, or incense, white holy. Because you know the priest and the church use like incense. When this, set fire, smoke smells very good in the church. That's why holy stick, holy. Una particolarità: il territorio e la stagione riproduttiva dell'iguana terrestre delle Galapagos si sovrappongono sull'isola di South Plaza con quelli dell'iguana marina. Queste circostanze danno origine a una popolazione unica di iguana ibride. Le iguane terrestri sono di colore giallo, marrone e grigio ed hanno la bocca adatta a nutrirsi di fiori e frutta di cactus caduti. Le iguane marine sono di colore grigio-nero, qualcuna ha striature rosse,
Si nutrono di alghe ed è facile incontrarle sui litorali, dove si asciugano al sole dopo le immersioni, stanno nuotendo per espellere il sale marino attraverso il naso. Gli esemplari ibridi sono di colore grigio opaco e limitati nel numero perché sterili e quindi incapaci di riprodursi. Sono molto sfuggenti e difficili da individuare. Le isole Galapagos di South Plaza e North Plaza sono isole gemelle a forma di mezzaluna, situate al largo della costa orientale dell'isola di Santa Cruz e prendono il nome da un ex presidente dell'Ecuador, il general Leonidas Plaza. Entrambe le isole si sono formate con il sollevamento del fondale marino. Questo è il motivo per cui le isole sono inclinate verso nord e una è più inclinata dell'altra. La parte meridionale delle isole, con un maggior grado di sollevamento, ha scogliere con viste meravigliose. North Plaza Island però è aperta solo a ricercatori e scienziati per scopi scientifici e di conservazione. Il sentiero prosegue verso l'alto in leggera salita, fino all'altopiano con le scogliere dalle quali si godono meravigliose viste panoramiche. A South Plaza troviamo diversi habitat. La costa è un mix di spiagge di sabbia bianca e rocce. Nell'entroterra la superficie è arida, adatta ai cactus e ricoperta dal colorato tappeto di Sesuvium, un tipo di piante grasse endemico. Ripide scogliere formano il punto più alto dell'isola, dove gli uccelli marini nidificano negli anfratti rocciosi. Si ritiene che i topi introdotti nel passato siano stati responsabili, almeno in parte, del declino della popolazione di cactus, un'importante fonte di cibo per le iguane terrestri. Sebbene il flagello dei topi sia stato debellato alla fine del 2012, una sfida continua è il ripristino della foresta di cactus, nell'intento anche di mantenere la popolazione di iguana terrestre sana. Anche se South Plaza è ancora ricca di massicci cactus opuntia, noti anche come fichi d'India giganti, si sta provvedendo a interrarne di nuovi proteggendoli affinché attecchiscano e non vengano danneggiati.
Percorrendo il sentiero escursionistico circolare di South Plaza, mi sono rimasti nel cuore i colori del cielo azzurro, dell'acqua turchese, dei fondali blu, delle spiagge bianche, dei cactus verdi e delle iguane gialle. Ma l'elemento speciale che secondo me fa risaltare e rende meravigliosamente accattivanti i colori di questo quadro è il tappeto vibrante del Sesuvium rosso, che da giugno a gennaio non manca mai di impressionare i visitatori e in particolare i fotografi.